Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Il bello musicale, parte seconda. La logica istintiva che crea le lingue chiama belle o buone tutte le sensazioni gradevoli che fanno piacere all'uomo. Non è che l'uso che per certe sensazioni ha fatto prevalere l'appellativo bello in luogo dell'altro buono. Sembra difficile spiegare perché si dice bel colore, bel suono, mentre poi si chiama buono un odore o un gusto. Alcuni pretendono che ciò derivi dal fatto che la vista e l'udito sono sensi spirituali, mentre il gusto e l'olfatto sono sensi materiali. La nostra filosofia invece è più democratica. Noi non ammettiamo questa gerarchia nei fenomeni della vita. L'orecchio non ci sembra un re e il gusto un vassallo al quale si debba rifiutare la facoltà di sentire il bello. In certe lingue, in tedesco e in inglese, si dice un bel vino. E in francese, per indicare un vino gradevole a bersi, non si dice forse un joli vin? Per quanto concerne la musica, il dubbio non è possibile. Si è sempre detto bella e non si è mai detto che buon suono. Cerchiamo dunque di renderci conto di ciò che costituisce la bellezza del suono. Il suono, come dato in natura, preso a caso, è generalmente sgradito o insignificante. È ciò che si chiama un rumore. Perché possa cagionare un piacere, bisogna che sia purificato ed accomodato dall'arte. In una parola, bisogna che esso diventi musicale. Il suono musicale si distingue dal rumore in ciò che egli piace per se stesso, sia che venga emesso isolatamente, sia che formi, unito ad altri suoni, ciò che chiamasi accordo. Isolato è puramente affettivo e non può rappresentare nulla. Il godimento che ne prova l'orecchio è assoluto. L'organo uditivo vi si compiace senza occuparsi d'altro. È una pura sensazione gradevole in se stessa, indipendente da ogni idea. Anche i partigiani della musica descrittiva, significativa, della musica linguaggio, destinata a esprimere idee o sentimenti determinati, vorranno concedere che un suono isolato può essere gradito all'uomo senza nulla significare di preciso. L'acustica dimostra che il bel suono, il suono musicale, proviene dalla regolarità delle vibrazioni del corpo sonoro, dall'ordine successivo dei suoi movimenti, dalla uguaglianza costante della sua intensità, dalla ricchezza e dal numero degli armonici che si staccano da quella vibrazione. Queste differenti condizioni cagionano i tre caratteri del suono e vi corrispondono l'altezza, l'intensità ed il timbro. L'orecchio umano, avendo dei limiti al di qua o al di là dei quali il suono è appena percetto, ne viene che, per mantenersi bello il suono, non dovrà eccedere i confini naturali, che sono, rispetto all'altezza, di 6 ottave ordinariamente parlando. L'idea di bello, escludendo una impressione penosa o quantomeno faticosa, ne viene da sé che sarà sul medium di questa scala che i suoni piaceranno di preferenza. Altrettanto dicasi della intensità, che non è il risultato del movimento più o meno rapido delle molecole dei corpi sonori, ma dell'ampiezza delle loro vibrazioni. Il movimento dei corpi sonori si riproduce esattamente nell'apparecchio uditivo che ne è il riflettore, e però una vibrazione troppo forte sarà sgradevole e anche dolorosa. Troppo debole non produrrà che una impressione monotona ed uniforme. Anche qui, in medio,
venustas. Ma l'elemento principale della bellezza del suono è il timbro. Si sa oggi che cosa sia questa qualità particolare del suono, che è come il suo colore. Helmholtz, acustico valentissimo, ha dimostrato che la natura del timbro dipende dal numero e dalla qualità di certi armonici che accompagnano il suono fondamentale. Un bel suono è il risultato di questi armonici. Un'altra qualità comune alla intensità e al timbro è la dolcezza del suono. Se si riflette che tutti i fenomeni della sensazione si riducono, in ultima analisi, a una vibrazione e non sono per conseguenza che fenomeni del tatto, si comprende tosto che una media tensione di nervi, non essendo dolorosa, costituisce un piacere. Ecco ciò che significa la parola dolcezza. Si capisce con ciò che noi non vogliamo che tutti i suoni siano sempre dolci. Nell'arte, più ancora che altrove, i contrasti sono necessari. Ma in generale, se la forza, la violenza convengono al sublime, la dolcezza si confà più particolarmente al bello. È sotto questo aspetto che si è potuto dire che l'arte rammollisce e snerva, perché ha per oggetto di procurare sensazioni dolci che distendono e indeboliscono il sistema nervoso. Tutta l'istrumentazione, ossia tutta la scienza di variare i timbri per ottenerne la molteplicità degli effetti, in una parola il colorito della musica, non ha per oggetto che il bello della sensazione. Il compositore che conosce tutti i segreti dell'istrumentale sa che, in certi suoni, alcuni strumenti hanno suoni più simpatici e si sforza di non impiegarli che in queste tonalità. Il numero degli armonici che accompagnano un suono e gli danno un timbro speciale differisce a seconda della materia del corpo vibrante. C'è dunque là una scienza particolare, o per dir meglio, uno studio che consiste nel ricercare i bei suoni nei diversi corpi e le migliori condizioni per la loro vibrazione. L'istrumentatore stesso, a considerarlo in uno dei suoi fini essenziali, è un fabbricante di suoni. E soprattutto ciò può dirsi dei suonatori di strumenti a corda o a fiato. Tutti sanno infatti che il timbro, la nitidezza, l'uguaglianza del suono dipendono in gran parte dalla maniera con cui è cavata la nota. E perciò dire di un violinista o di un flautista che egli fa un bel suono non è a fargli un piccolo elogio. Riassumendo, un bel suono, un suono musicale cagiona una gradevole impressione all'orecchio. Assolutamente, come un buon sapore, impressiona favorevolmente il palato. Ed è appunto a causa di questa azione diretta sulla sensazione che la musica è, di tutte le arti, la più generalmente sentita. Del pari proviene da ciò quanto noi dicevamo incominciando, che le impressioni del bello sensibili sono variabili secondo la conformazione fisica degli individui, secondo i temperamenti, secondo le abitudini. Gli uni sono colpiti dal suono degli strumenti a corda, mentre gli altri preferiscono quelli a fiato. Le persone incolte, delle quali la sensazione ha bisogno di essere fortemente eccitata, preferiscono gli strumenti a percussione, i tamburi, i tam tam, i cimbali, precisamente come amano i liquori forti e l'acquavite. Il popolo predilige la musica militare, la fanfara da caccia. È già un segno di educazione musicale più avanzata preferire il suono delle corde vibranti sotto gli archi o quello poco colorito del pianoforte. Però succede dell'orecchio come del gusto.
La musica è un'abitudine, ha detto Plutarco, e bisogna convenire che su tale abitudine riposa in gran parte la storia dell'arte musicale.